Amiche ed amici, ciao a tutti! Finalmente oggi vi mostro come ho realizzato la fodera per la maxi borsa Dacia. Se vi ricordate ha una forma un po' particolare, ma non per questo fare la fodera è difficile, assolutamente no. Infatti vedrete che io non ho fatto alcun calcolo, anzi davvero a prova di principianti, perché ho fatto tutto ad occhio. Comunque ho preso uno scampolo, l'ho messo sul piano da lavoro, ho messo anche sulla borsa e poi ho piegato in due lo scampolo stesso, dopodiché sono necessari degli spilli. Ho appuntato il bordo superiore dello scampolo per far sì che in un secondo momento andremo a cucire questa zona sul bordo superiore della nostra borsa. Qui vedrete che ho fatto il tutto sulla parte frontale della fodera, poi mi sono accorta dell'errore e ho rimesso tutto a posto. Ecco, qui mi sono accorta dell'errore, quindi ho riposizionato la borsa, la fodera in maniera corretta. Ho fermato il tutto con delle mollettine per andare a ritagliare tutto l'eccesso. Quell'eccesso mi potrebbe servire un domani per andare per esempio a foderare i laterali di un'altra borsa. Lo stesso ho fatto sull'altro laterale, ho ritagliato l'eccesso e voilà, la fodera è quasi pronta. Adesso tolgo le mollettine e vado a fermare con degli spilli anche l'altra estremità, quindi vado a fare la piega questa volta sulla parte corretta, per cui la parte frontale, per intenderci, della fodera deve stare sul retro della fodera stessa. Spero che mi sono spiegata bene, non so, fatemi sapere. Ecco, qui per esempio sto correggendo l'errore di cui vi parlavo prima, ho piegato il bordo superiore nel verso giusto. Anzi, faccio un appello a tutte le esperte del cucito: siate buone con me, non sono un'esperta, mi limito soltanto in qualche modo a foderare le borse che realizzo all'uncinetto. Poi se avete qualche consiglio, qualche suggerimento, tutto è ben accetto, scrivetemi sotto al video un commento. Dai, siamo quasi agli sgoccioli. Ho preso un gessetto e ho tracciato la forma della mia borsa in maniera davvero super facile, veloce, senza fare alcun calcolo e senza essere troppo precisa. Ho fermato poi tutto con delle mollette perché devo andare a ritagliare tutto quello che ho tracciato, lasciando almeno 1 centimetro di margine per andare ad effettuare le cuciture, che possono essere effettuate sia a mano o con la macchina da cucire. Ecco qua, questo è il margine che ho lasciato per la cucitura. Ho ripetuto la stessa operazione chiaramente anche dall'altra parte. A questo punto siamo pronti per andare a cucire, quindi prendiamo ago e filo per cucire e con pazienza effettuiamo questa operazione se non abbiamo la macchina da cucire. Però io vi mostrerò sia questo passaggio a mano, è davvero semplice, non bisogna essere troppo esperte, basta dare un po' di punti lungo il tracciato che avevamo fatto in precedenza ed il gioco è fatto. Cucirete sicuramente in maniera corretta e anche in maniera lineare, però se siete principianti nel cucito come me, avete lo stesso la macchina per cucire, potreste volendo utilizzarle. Infatti vi sto mostrando come ho fatto un'altra ripassata proprio con la macchina per cucire. Una volta terminata la cucitura basta bloccare il filo, io per esempio faccio in questo modo, e poi disperdo il filo in eccesso e voilà, questo qui poi sarà il risultato. Dobbiamo ripetere il tutto anche dall'altra parte. Ecco, la cucitura in rosa è stata effettuata con la macchina per cucire. Ho lasciato il rosa appunto per farvi vedere le due colorazioni. Poi questo sarà il risultato sulla parte del dritto della fodera. Però noi dobbiamo andare a capovolgere il tutto, prendere la nostra borsa, sistemarla per bene all'interno e andarla a bloccare o con degli spilli o con delle mollettine. Io per esempio mi trovo comoda ad utilizzare le mollettine. Innanzitutto blocco le due estremità e poi piano piano blocco con le mollettine stesse tutto il resto. Adesso sono pronta anche in questo caso a cucire definitivamente la fodera al corpo della borsa, per cui prendo nuovamente del filo per cucire nella stessa tonalità della fodera o della borsa, del cordoncino utilizzato, vado a fare un cappio, vado a bloccare il filo e poi vado a cucire in maniera invisibile. Prendo sia un punto della lavorazione all'uncinetto che la fodera stessa. Come notate ho cucito davvero in maniera azzeccata sul bordo superiore della borsa. Ma tranquilli, perché adesso fra poco vi mostrerò un trucchetto per ovviare a questo problemino. Io purtroppo non me ne sono accorta, andavo troppo di fretta, dovevo foderare per tempo la borsa e registrare questo contenuto per voi perché me lo avete chiesto in tantissimi. Comunque, come notate, come ho ovviato a questo problema, sono andata a recuperare del cordoncino che mi era rimasto, quello utilizzato per la realizzazione del corpo della borsa, e sono andata a fare altri 2 giri a punto bassissimo. Quindi ho alzato di 1 centimetro, 1,5 centimetri il bordo superiore
migliore e voilà, maxi borsa Dacia foderata. Potete seguire lo stesso procedimento per foderare altri modelli di borsa, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento la prossima settimana, un bacino a tutti!